Allora, quindi io partirei da una domanda che vi faccio a livello proprio quasi semplicemente tecnica, e poi sviluppiamo invece tutto il discorso che dici tu, che non è questione sottovoce di voce, ma diventa una cosa più, più introspettiva, più intensa, eccetera, eccetera. Prendo la scusa del fatto che non è una scusa, ma è una verità, anche perché potrebbe essere già questa un'intervista, mentre stiamo preparando l'intervista. Un'intervista nell'intervista. Che mi sembra anche come chiave di lettura molto bella. Prendiamo il riferimento del fatto che da quando io mi hanno messo il pacemaker, quindi da quando io sono diventato cardiopatico, il mio fiato si è accorciato. Accorciandosi il fiato, automaticamente anche la potenza della mia voce si è diminuita. Certo. E adesso che si fa? Adesso bisogna andare ad individuare quanto hai perso, come hai perso, e cercare di ripristinare entro chiaramente i termini di quello che è successo. È possibile fare, perché quando si subisce qualcosa nel proprio corpo abbastanza traumatico, tendenzialmente il corpo assume l'evento in forme diverse, qualcuno esattamente identico a come dovrebbe essere, qualcuno invece con più leggerezza e qualcuno invece lo porta come un grande macigno, e questo penso sia proprio il tuo caso. Io penso la terza sia il grande macigno. E quando hai un grande macigno, perché è una cosa che non è solo da un punto di vista fisiologico, ma è molto più interiorizzata, il macigno si somma costantemente sulla respirazione, che è il desiderio di esistere, vivere e credere nella vita. Quindi anche il diaframma stesso subisce una conseguenza e automaticamente tende a essere meno elastico, più appesantito, e essere appesantito porta ad un fiato più corto. C'entra qualcosa? Allora ti chiedo, permettimi se ti interrompo, sì. Il fatto che posso andare in apnea qualche volta? Assolutamente, andare in apnea significa non dare correttamente la respirazione, il ritmo, la respirazione alle nostre corde vocali, e di conseguenza questo fa sì che le corde vocali non siano più abituate come prima e comincino a scendere e a scegliere di scendere più nelle note basse piuttosto che nelle note toniche e centrali. Esatto. Però è strano, è un paradosso, perché se tu pensi che io ho un pacemaker che praticamente mi dà un ritmo, quindi automaticamente io dovrei avere la voce più di prima, perché prima il mio ritmo comunque era rallentato, non avevo dell'extra sistole, non avevo, per cui anche se ho un soffietto che mi porta a un'aritmia, però insomma ci convivo da quando sono nato, per cui automaticamente il fiato lo prendo, ormai naturalmente ho abituato a prendere fiato in quel modo, però ultimamente mi sento completamente spiazzato sui fiati, addirittura arrivo anche per un fatto mentale a dire la frase e non arrivare col fiato proprio. Sì. Esatto. E non riesco a finire. Quella era la stessa frase che usavi dire prima, adesso con il fatto che la tua respirazione è cambiata in seguito chiaramente all'operazione, probabilmente tanti altri elementi annessi e connessi, questo diaframma sta cercando ancora di dire la stessa frase fino in fondo, ma non ha più lo stesso ritmo che avevi prima, perché per quanto hai un ritmo, è un ritmo che non è il tuo, è stato aggiunto. È aggiunto e poi è meccanico. Esatto. Non è umano. È assolutamente un elemento principale l'elasticità, quindi se è meccanico difficilmente è molto elastico, mentre il diaframma quando nasciamo è tutto quanto ha una conseguenza più elastica. Quindi adesso faccio una battuta di spirito, o vengo a Boston io, o vieni a Roma tu, come faccio a seguire? Vieni a Boston che fa bel fresco. No, mi puoi seguire sicuramente, io sono circa un paio di volte, se non quasi 3, dipende un attimino dai lavori in Italia, quindi volentieri vengo a Roma, però lavoro moltissimo, anzi l'80% del mio lavoro è principalmente online con tutto il mondo, soprattutto l'Italia, l'Europa, Hong Kong, le Hawaii e grandemente gli Stati Uniti. Devo abituarmi a vederti sullo schermo praticamente. Sì, e la cosa interessante è che le persone rimangono stranite è che quando mi hanno conosciuto, perché bisogna almeno un po' conoscerli,
dicono è identico, perché l'energia che mandi dallo schermo è esattamente la questo stessa. io lo so. E quindi tu lo sai. E la cosa Questo- che faccio ogni volta che torno, con i ragazzi ovviamente, gli studenti, le persone che desiderano approcciarsi a questo, torno in Italia e voglio verificare che punto sono e se effettivamente l'online ha funzionato, perché all'inizio, prima delle 17.000 sessioni, ero abbastanza dubbiosa anche io, ma tutte le volte che torno c'è la conferma. L'esercizio è stato fatto bene, hanno seguito, perché non lo so, forse è un talento quando io cerco di comunicare a qualcuno questo grande amore che ho per tutta la vocalità legata al canto, ma legata a tutta l'espressività di noi esseri umani, arriva. Praticamente è come adesso che io sono lontano da Leo, dal mio amore, e che lo vivo tramite schermo, poi c'è la stessa intensità e poi devo riandare per controllare. Esattamente, esattamente così. Stiamo unendo Sì. un po' di divertimento anche ad elementi, Certo. ho una struttura mentale ben chiara, anche per cercare un attimino di... Faccio un po' la parte Va benissimo, dell'artista io. va per cui, benissimo, va benissimo. siccome quello che hai detto rispecchia un modello che non è soltanto tecnico legato al tuo lavoro, ma penso anche nella vita, no? Perché io facendo l'artista io comunico attraverso un video, per cui Sì. la mia sensazione deve attraversare, quando si dice buca la camera, no? È perché deve attraversare l'energia, deve arrivare fino a chi è a casa, quindi penso sia la stessa cosa nel tuo lavoro, Esatto, cioè nella tua esatto. lezione. È l'energia che sta dietro lo schermo, che se è potente arriva anche dall'altra parte. Si parla a volte di telepatia o cose similari. Io amo molto questi argomenti. Chiudiamoci quindi... la bocca perché anch'io... Esatto. No, dovremmo aprire un discorso ancora più ampio. Basta, sì. Quindi, cioè, fammi un esempio, cioè io vengo adesso, io non ho voce, dammi l'ABC un attimo per fammi fare un esercizio mentale o una cosa fisica che mi può portare, adesso io la voce ce l'ho un po', la senti che è sottotono, no? Sì. Dovuto vabbè, al riflusso gastrico, insomma Sì. ci sono varie Ci sono con cause componenti, per cui probabilmente è irritata e anche, certo. però sempre calcolando tutti questi parametri, in questo momento se io volessi avere una dinamica più efficace, no? Allora, Come impostazione, cosa mi consiglieresti? È molto complesso perché ovviamente certo non si può fare in 2 minuti. Esatto, però vediamo di fare un esercizio specifico per Giovanni Sciarpi, vediamo di fare questo. Allora, con dispiacere di quelli che guardano ti chiedo di chiudere gli occhi, perché sei una persona molto sensibile e lavori sotto questo, quindi io devo usare la tua prima matrice in un certo senso. Ti chiedo di respirare con il tuo diaframma correttamente, una decina di volte, e ogni volta devi immaginare che questo diaframma stia come per salire la montagna, come hai fatto in Perù con Pechino Express. Immaginare proprio il diaframma che si tonifica mano a mano che sale, quindi nel tuo caso in chiusura, no? Apertura e chiusura, ma leggero, deve proprio essere come quei passi che hai fatto per salire con tanta determinazione nella trasmissione. Quando ti senti pronto e pensi di essere quasi, non voglio che sei arrivato alla fine della salita, ma sei tonico, ti senti tonico durante la salita. Prendo il ritmo. Prendi il ritmo, bravissimo, bravissimo. Penso di averlo preso. Benissimo, ok, hai già sentito probabilmente qualcosa che è cambiato. Soprattutto bravissimo, di testa. È già diversa anche la voce parlata. Adesso ti chiedo di fare un piccolo passo in più, ripeto, questo è l'approccio per te perché sei sensibile, chi è più tecnico ha un approccio diverso. Adesso che sei in questo momento
Immagina di essere arrivato alla fine di questa montagna, quindi di questa fatica, solo con la voce, e cerca di portare questa nota. Io preferisco usare la U come lettera o perché mi piace molto, e centra questa nota dalla parte posteriore, portandola in avanti, sempre immaginando il diaframma che continua a fare la salita ma è arrivato, unendo anche la soddisfazione di aver raggiunto questa montagna, la tonicità è il segreto. Quando Quindi sei pronto, devi ispirare, scegli tu la tua nota. Ripetilo 5 volte così tonifichiamo. Cerca di non schiarire nel mentre piuttosto di non sostare. Abbiamo perso di dire lo schiarire. Altre 2 volte, credici. Ora prova a dire una semplice frase lentissima. Chiamo. You bring me joy. Hai sentito la differenza? Direi. Devo proprio lavorare sulla tonicità e la ripresa del... Posso aprire gli occhi? Certo, apri gli occhi, l'unica cosa che ti dico, alzi spesso anche un po' le spalle quando inspiri, devi sempre solo Sì, diaframma. ispirare, ed è leggerissimo. Tutti pensano spingiamo il diaframma, non io lo l'ho posso spinto un sentire. No, devi spinto sempre un po'. muovere. Chiaramente adesso lo devi tonificare, quindi apertura, leggero rientro. Il diaframma ha bisogno di carezze e con le carezze Anch'io. diventa forte come una roccia. Quindi ti ho portato un po' in Perù. In Ecuador. Era in Ecuador, no, scusami. Sì, vabbè, ma siamo lì, Quindi, ammettendo, e lo sento già, che Sì, la, lo che la devi voce... fare chiaro. Il timbro adesso mi è già cambiato, no? Poi hai proprio bisogno di vivere questa sensazione di risalita, perché la voce, il diaframma, tutto quello che ti è successo nella vita, i tuoi fan lo sanno benissimo, ti ha abbassato e quindi la gravità si è portata verso Il basso. Esatto. E invece no. Chiaramente quando poi abbiamo trovato un centro possiamo giocare su riprendere delle intonazioni più alte, ma lentamente, perché prima devi creare la struttura. Infatti la mia nota era abbastanza medio-bassa e poi non la tengo per molti motivi. Un po' perché ce l'ho ereditata, un po' cioè sentivo che Sì. c'è un vibrato strano, io di solito ho un vibrato ritmico perfetto e ho perso anche quello. Infatti quando le corde vocali subiscono il primo step, quindi hanno, non esagero dicendo forse una piccola ipotonicità, ok? Automaticamente la vibrazione delle corde vocali perde, perché perde di tono come le corde vocali e come ovviamente il respiro. Elasticità. Elasticità è la parola chiave, sempre, perché Io l'elasticità mentale ce l'ho acutizzata proprio dalla mia esperienza di vita e dal lavoro. l'elasticità sentimentale. Anche la cosa che mi manca è che adesso non ce l'ho più vocale. Perché allora, sentimentale Cioè, penso- mentre riesco con forse, infatti quando poi mi accade che devo fare un concerto, eccetera, eccetera, magari in una situazione così di calma non riesco. Sì. Poi magari c'è il concerto, c'è l'adrenalina che ti arriva, c'è tutta una serie di fattori Sì. che combattono questo tipo di, Certo. che dicevi tu, e automaticamente C'è un da rientro, buon lupo di mare certo, hai la reazione. le onde riesco a
Esatto, è proprio in quel momento, bravo, è proprio in quel momento quando torni su, perché torna questa energia. Tu hai detto io mi sento a livello sentimentale elastico, sicuramente lo sei dal mio punto di vista, però quando c'è qualcosa che ferisce lo accusi 10 volte di più, e questo perché il tuo pubblico ti dà forza ed energia, e tutti i cuoricini che vuoi durante la diretta sono quello di cui hai bisogno, quindi devi lavorare. Il concetto principale sul quale io lavorerei è proprio questo, quello di dare tonicità e ricredere totalmente anche nella positività dell'aspetto sentimentale. Questo sta avvenendo, ripeto, quindi vorrei che la voce seguisse questo percorso, perché mi sembra che sia però l'ultima ruota del carro adesso. E non vorrei che fosse l'ultima ruota del carro. No, non deve essere l'ultima ruota del carro. Chiaramente quando noi ci dedichiamo a un sentimento, un'emozione, che sia un nuovo amore o quello che vuoi, ci porta via la testa e il cuore, ok? Lavora sulla parte anche del diaframma, eccetera. Fisica. Esatto, però l'aspetto fisiologico necessita della ripresa totale, è un po' come se tu dovessi fare una corsa per amore, allora corri benissimo, però non saresti in grado di ripeterlo 100 volte. E questa è la stessa cosa della voce, perché essendo tutto muscolare, cartilagineo e via dicendo, ha necessità di tornare lì, quindi l'emozione dà la carica, poi ci vuole chiaramente l'allenamento. Come se tu vedi Leo e dici ok Leo, arrivi a Los Angeles, corri da lui e ti dice ripetilo 100 volte come in una canzone quando canti. Anche 1000. E questa è la spinta dell'aspetto emotivo, poi ti deve sostenere chiaramente il corpo. Certo. Ti ringrazio. Io ti ringrazio. No, io invece ringrazio te, perché questi confronti sembrano così molto semplici, no? Perché vengono espressi da due persone che sono un po' nell'ambiente, poi si occupano specificatamente di psiche, di emozionalità e via dicendo. Però in realtà sono secondo me un grosso esempio per chi invece non usa l'emozione forte, perché io per esempio conosco una conosciuta nella mia vita anche recentemente, ma non ne faccio non sto criticando, lo sto dicendo, ci sono persone, anche Leo, ma anche Roberto, insomma, anche lo stesso Ron, che è un amico di vecchia data, che fanno fatica a, come dicevi tu, ad essere elastici emotivamente. O meglio lo sono, ma poi rientrano nel loro ruolo. Rientrano nel loro uscio. Express yourself è veramente il modo più bello per vivere la vita pieno, e guarda caso se la vivi così ti tornano indietro anche le cose che ti meriti. Credere o non credere, provare. Io I always express myself. Yes. Sempre. Sì. Sempre è importante, Always. perché tante persone magari imparano o comunque dicono voglio iniziare a cantare, a usare la mia voce, si fissano sulla tecnica, quindi la parte cerebrale basta. Che io odio, io quando sento la voce tecnica io vedo dei morti, dei morti. Si perde, si inaridisce tutto. Si perde lo strumento più bello per te. E quindi secondo me, per fare una critica anche feroce rispetto al momento storico in cui noi viviamo, oggi si va verso una direzione totalmente contraria a quella che stiamo dicendo noi, no? Sì. Perché se tu vedi tutti i reality, tutte le... cioè anche gli stessi coach che danno lezione, anche che vedi su YouTube, ogni tanto mi capita che mi arriva la pubblicità, è tutto invece basato su una tecnica fredda che non ti dà la possibilità secondo me, di esprimere non te soltanto attraverso la canzone, ma di esprimerti nella vita. Assolutamente sì. Tra l'altro si arriva anche a
creare delle cose fine esagerate nel controllo delle corde vocali con macchine eccetera, proprio per soddisfare il concetto razionale. Posso raggiungere suoni infiniti, suoni strani, suoni stravaganti, poi però le corde vocali presentano il conto e dicono, ecco, mi hai usato nel modo scorretto. Non c'entra nulla, però è un po' come l'ossessione della bellezza e dell'esteriorità, dell'esteticità che c'è oggi in tutti, no? Che per forza devi avere quell'aspetto, come devi avere quella tecnicità vocale, è tutto molto uniformato, tutto molto... Invece io mi ricordo, avendo un po' più di anni di voi, che fino a quando io ero piccolo tutta l'espressione, soprattutto artistica, quindi voi, cioè, lo diciamo per le persone che magari non si occupano tanto di arte, cioè l'espressione artistica è legata al tempo, è temporale, cioè è legata al tempo in cui si vive. Ogni artista è figlio del suo tempo e quando io ero piccolo si lavorava una vita per essere unico. Oggi si lavora 2 anni, 3 anni per essere uguale agli altri. Esatto, si perde questa... È un controsenso. È vero. E in fondo poi dopo quando andiamo che ne so, abbiamo dei cantanti che ancora andiamo a guardare ma non sono più giovanissimi eccetera eccetera, cosa hanno di più rispetto a quelli nuovi? Hanno quel quid, hanno quell'emozione, perché non hanno vissuto soltanto il corpo come strumento tecnico, quindi devo dimostrare che raggiungo quella nota piuttosto che quel verso, ma mi faccio anche del male per poterlo raggiungere. No, hanno completamente rispettato se stessi, hanno unito il corpo a quello che in realtà ci tiene in vita, che è la nostra anima, ok? E ne possiamo disquisire dagli antichi greci fino a chissà quando. La nostra anima si unisce alla forza di mantenere, di esistere la sua espressività, e questo fa sì che l'anima e il corpo stiano bene e proseguono come cantanti, artisti per anni. Quelli invece che si fermano solo su quell'ambito poi muoiono. Finiscono. Muoiono, perché muoiono perché non hanno l'anima. L'hanno abbandonata. Ma infatti io ancora oggi dico che la mia condizione di cantante è precaria, nel senso che potrei sviluppare la mia artisticità e la mia emotività attraverso la voce, ovviamente perché è uno strumento come la mente, come l'emozione, però cerco di allargare gli orizzonti anche perché l'età mi permette di poter essere più aperto a 360 gradi. Assolutamente. Tra l'altro una cosa che magari potrebbe essere interessante, negli Stati Uniti mi chiamano spesso per lavorare sulla voice age, perché si accorgono che con il tempo chiaramente la voce scende, ma anche senza avere nessuna... Dopo i 65, cosa succede? Sono gli ormoni? Sì, sicuramente abbiamo, diciamo, un passaggio di tutto quanto, ma un mio cliente di 65 anni, che adoro tantissimo, dopo un po' di fatica, perché comprendere non è stato facile, mi ha detto questa frase che secondo me è fondamentale: tu mi hai insegnato, tra virgolette, perché io non insegno niente, è già dentro di noi, io solo lo riporto alla luce, no? Come, e mi dice, adesso ho capito che voce corrisponde ad energia, tu mi hai ridato la mia voce e mi hai dato l'energia e mi sento più giovane di 10 anni. È tornato a giocare a tennis eccetera, è vero, perché è una vibrazione la nostra voce. Noi siamo bisogna che venga con Leo, facciamo una capatina, se no noi veniamo a lei, che è anche meglio perché la nostra è bella fredda. Lei si sta una favola. Lei si sta bene. Sì, mi faccio prendere un giorno un weekend forzato dove lo vendo, dico ti spendo dove dico io, scegliamo una location, un posto, e mi piacerebbe tanto parlare insieme a Leo e a te, anche perché insomma
io e lui parliamo di queste cose anche spesso e volentieri, ci è capitato da subito di parlare di queste cose come con te, e quindi potrebbe essere così personale ognuno. Esatto. È stato bello fare questa chiacchierata, quasi una lezione, Sì, quasi quasi una lezione. una prima lezione, Sì. un incontro lezione che proseguirà a questo punto virtualmente, perché tutti Sì, io riparto il 15 di giugno, poi comunque sarai ad Elei a breve e magari quest'estate vengo ad Elei, non è ancora certo, ma e magari ci sarai anche tu. speriamo perché io conto di tornare e poi insomma di vedere come funziona. Assolutamente. Sono felice, ti posso dare un abbraccio? Assolutamente. Grazie a te di questo incontro bellissimo. Perché devo fare un intruglio che serve contro la toxina. E quando le anime si lo dico così un po' a battuta, quando si somigliano si pigliano. Poi la ciglia con l'animaletto. Salutiamo, ciao. Ciao. Ciao.